c'è una penna che ho sempre avuto la curiosità di provare. Sì, è la Tibaldi Bononia. È uscito questo esemplare che viene proposto in edizione speciale Ceylon Purple, spero che si pronunci così. Eccola qua, una confezione, un cartonato veramente di quelli solidi, sì, semplice tutto sommato, ma comunque elegante, belli materiali. Certo, è un pochettino meno raffinata, se vogliamo, meno ricercata della confezione della Montegrappa. Prima di guardarla, cosa troviamo dentro? Beh, intanto un vellutino anche qui sotto, e oh là là, 2 cartucce addirittura sigillate in questa confezione che troviamo per la garanzia. Eccolo qua, il certificato di garanzia Tibaldi. Una penna che mi ha sempre incuriosito, già perché la linea è veramente bella, possiamo dire un'ogiva, anche se c'è uno scalino un po' pronunciato, ma insomma la penna io la trovo davvero molto elegante. Può richiamare, sì, forse qualche altra penna già vista, ma chi non ha in catalogo una penna che possa richiamare un altro modello? Insomma, in fondo si tratta per l'appunto di una penna, e quindi eccola qua. Insomma, belle anche le colorazioni. Questa è una versione speciale, però per esempio quella verde mi piaceva parecchio, non l'ho mai acquistata, non l'ho mai provata, è venuto il momento di farlo, e però devo comunicarvi che sono rimasto un pochettino così raffreddato nel momento in cui l'ho presa in mano. Bella vista in catalogo, bella vista in vetrina, toccandola si percepisce quasi insomma qualcosa di un pochettino cheap, si direbbe, un pochettino più economico di quello che ci si aspetterebbe. Non lo so, è una sensazione tattile, però ho sentito, confrontandomi anche con qualche altro collega, una sensazione un po' condivisa, e cioè è tanto bella e forse ci sono delle aspettative alte che poi una volta presa in mano, insomma, sembra un po' una plastica molto elegante, una resina certamente, però qualcosa non torna. Forse il peso della penna, però la sezione c'è, perché ve l'ho mostrata anche nelle immagini di prima, la sezione c'è, quindi forse è proprio il peso specifico del materiale che ho utilizzato. Ecco, poi tutte le cose che vi ho appena detto, cioè ma sembra un po', ma forse qui, ma forse là, spariscono nel momento in cui si prende in mano, perché la leggerezza della penna premia sempre. Il pennino è un pennino che non è di quelli assolutamente arrotondati, che si vogliono far voler bene in tutti i modi. È un pennino arrotondato, ma non di quelli che scorrono dappertutto. È un pennino che comunque fa sentire il suo lavoro, fa sentire che scorre sulle fibre della carta. Quindi un blocco come questo, che è un pochettino meno raffinato, il pennino vi farà sentire che non scorre come su una carta, invece più liscia, quindi vi trasmette senza dubbio delle sensazioni. L'inchiostro in questo caso è il Faber-Castell, ho scelto questo, Faber-Castell Royal Blue. Ma è senza dubbio una penna divertente da utilizzare, però ci si fa un po' ingannare dall'aspetto e magari forse qualcosina di più, lo ripeto, si potrebbe avere, ma non nella fase di scrittura, quanto proprio nel momento in cui stacchiamo, cioè togliamo il nostro pensiero dalla scrittura e ci ritroviamo con in mano una penna che è molto bella, anche molto ben bilanciata, perché effettivamente lo è, ma manca quel qualcosina per renderla una penna di quelle che vi direi va provata assolutamente, va acquistata perché è bella. Questa manca di qualcosina, però per esempio il flusso è molto regolare e questo è senza dubbio un pregio.
regolare, e anche la gradazione. È vero che è un pennino fine che punta un po' a un fine medio, questo è fuori discussione, però vuol dire anche che vi garantisce insomma di scrivere senza troppa fatica, di avere comunque qualcosa di molto leggibile anche quando andiamo ad utilizzare degli inchiostri più chiari, quindi bene assolutamente. Il pennino è nuovo e guardate com'è cambiato. Nuovo il pennino, ma nuovo anche l'alimentatore. Allora, guardate com'è cambiato il modo di scrivere da quando ho iniziato il video a come sto scrivendo adesso. Perché? Perché innanzitutto l'erogazione nell'alimentatore è migliorata tantissimo. Riesco a fare delle manovre con questo pennino che prima non potevo fare. Evidentemente l'alimentatore si è riempito tutto bene, il pennino riceve il flusso, anche la capillarità si è adeguata con la portata omogenea e non quella iniziale che arriva un po' qui, un po' là, però poi non è scoperta. E guardate come adesso il mio pennino, che è un pennino fine, risponda come deve assolutamente. Quindi in questo caso proprio bene. Adesso sì che possa essere anche leggero. Ecco perché sto sempre attento quando devo dare dei giudizi, perché molto spesso quando mi capita di recensire delle penne nuove possono avere mille variabili. Di solito un pennino che nasce male lo si sente subito. Perché? Perché magari può essere, facciamo finta che questo è il pennino visto frontalmente, che magari può essere fatto così, vedete, appena disallineato, e questo significa avere problemi. Può essere troppo levigato e quindi non va a pescare, ci sono dei problemi di innesco perché la capillarità non si innesca quando è fatto così. Insomma, tantissime cose, rebbi disallineati, i motivi possono essere tanti, ma anche che cosa? E soprattutto il fatto che l'alimentatore non si sia ancora imbevuto in tutti i suoi canali, e sappiamo quanto gli alimentatori in ABS rispetto a quelli in ebanite abbiano un sacco di canali, controcanali, per garantire invece un flusso omogeneo. In altre parole, vanno a sopperire quello che l'ebanite, che è idrofila, invece mette in campo grazie alle sue caratteristiche chimiche. E quindi in questo caso, per esempio, quando ho provato la penna le prime volte, mi sembrava una penna quasi con un pennino un po' difettoso, con un flusso, ve l'ho detto anche all'inizio quando ho fatto la prima parte del video, con un flusso un pochettino così trattenuto, stentato, non che mancasse, però comunque non era quello che ci si aspetta da una penna. Adesso sembra una penna totalmente diversa. Perché? Perché ormai ho scritto almeno mezza cartuccia, l'ho consumata, ed ecco che la mia grafia se ne giova, e anche la Tibaldi Bononia diventa una penna veramente molto molto apprezzabile, una valida alleata. Resta sì questa sensazione che secondo me dovrebbe essere invece, insomma, meriterebbe qualcosina di più, non nella sua verniciatura, nella sua finitura, proprio nella sostanza, in quello che andiamo ad impugnare. Ma questa può essere la sensazione di Marco Chiari. Grazie amici, a voi tutti, e vi aspetto ai prossimi video.